Benvenuta. Grazie dell'invito. Direi di iniziare subito chiedendoti perché Karma Rosso? Dunque, karma è causa-effetto. Nel momento in cui uno mette piede qui diventa karma. Ora, da bambina io osservavo gli adulti e pensavo, sono infelici, continuano a farsi del male, che cosa non riescono a capire. E sapevo che avrei dovuto fare qualcosa per aiutare. Poi gli anni sono passati e ho imparato 2 o 3 cose e ora aiuto le persone a capire. Lo faccio con il rosso, perché il rosso sono io. Benvenuti o bentornati amici, qui è Karma Rosso. Benvenuti e bentornati amici, qui è Karma Rosso. Perdonatemi la voce nasale, ma le allergie nell'unico giorno di sole si fanno sentire. Ok, cosa andiamo a vedere con questa lettura? Andiamo a vedere quella che è la prospettiva molto più ampia sulla nostra esistenza rispetto al solito, quindi non stiamo nel livello dell'emotivo o del mentale, andiamo proprio a livello spirituale. Se credete nella reincarnazione siete nella lettura giusta, altrimenti non ha alcun senso andare ad ascoltare questa lettura. E qui andiamo a vedere, un po' con suggerimento arrivato direttamente da Shiva, quello che è ciò che ci tiene intrappolati in questo ciclo di incarnazioni. Che cosa significa? Che ci sono dei condizionamenti, ecco, che possono venire da vari aspetti della nostra esperienza di vita, quindi la nostra linea familiare, le nostre esperienze dirette, quello che ci hanno insegnato, le emozioni, le difficoltà che abbiamo vissuto e così via, che allo stato attuale delle cose ci stanno incarcerando, trattenendo in un livello di coscienza, di noi e della vita, così limitato da portare a probabilmente rivivere continuamente incarnazioni in questo piano esistenziale fino a che non andiamo a lavorare su quel gancio. Poi nel mentre che si lavora su questo tipo di aggancio potrebbero, come conseguenza, apparire, generarsi altri ganci che ci trattengono in questa forma di reincarnazione. Quindi cosa succede? Il ciclo continuo dell'incarnazione sembra essere senza via d'uscita. Invece c'è la via d'uscita. Alcuni ovviamente, come sapete, scelgono la via spirituale proprio dal primo giorno della loro vita, alcuni dopo, alcuni riescono a liberarsi da questi cicli viziosi attraverso semplicemente magari la rielaborazione emotiva o rielaborazione spirituale per altre vie. Io con questa lettura spero di darvi dei suggerimenti per riuscire un po' a migliorare la vostra condizione come anima, ok? Come spirito in realtà, perché l'anima è un concetto un po' diverso, ma qui apro e chiudo, altrimenti andiamo a incasinarci anche un po' troppo. Allora, come sempre io vi do 4 scelte. Ci sono 4 rune, questa è la prima, questa è la seconda, questa è la terza, ok, è vuota, e poi abbiamo la quarta. Ho selezionato dei mazzi, tra l'altro mi sono resa conto, tutti con sfondo viola, per gli appassionati. Me ne sono resa conto dopo averli presi in mano e tirati fuori, quindi immagino proprio che qui siamo davvero a livello spirituale, ok? Allora vado a cominciare dalla numero 1, voi se avete bisogno bloccate questa schermata in maniera da poter scegliere con calma, sappiate che è naturale fare più di una scelta o tornare su questa lettura più avanti. Comincio dalla numero 1. Ok, cominciamo con la prima lettura, mettiamo qui la nostra runa. Allora, che cosa sta ancora tenendo intrappolate le persone di questo gruppo a questo ciclo di incarnazioni? Siamo nel tema delle emozioni, in particolare del riuscire a coniugare bene la parte emotiva, l'aspetto emotivo della vita di una persona con l'aspetto mentale. Significa possedere le proprie emozioni, avere coerenza, avere anche una grande forza d'animo. Quindi probabilmente c'è qualcosa qui che ha bisogno di essere rielaborato o che ha bisogno magari
o necessità proprio interiore vostra di andare ad esplorare questo tipo di argomento. Andiamo a vedere che cosa ti hanno ancora intrappolato in questo ciclo di reincarnazione. Chi sta guardando questo gruppo? Ok. La conseguenza qual è? La conseguenza qual è? Ok, molto chiaro. Non mi aspettavo che con una domanda che pensavo laterale, invece ci fosse proprio molto di più riguardo la lettura. Quindi abbiamo anche questo. Infatti salta fuori. Ok. Volevo usare molto meno carte, però evidentemente è necessario questo. Dunque, partiamo dal presupposto che il vostro interesse è riuscire a considerarvi dei maestri, dei master, per quanto riguarda l'ambito emotivo della vostra vita. Quindi volete riuscire ad avere un senso di dominio su quella che è la vostra parte emotiva. E credo che il problema venga proprio da un fraintendere che cosa significhi essere chi domina le proprie emozioni. C'è questo pregiudizio interiore dato anche forse dalla nostra società, ma dato soprattutto dalla nostra componente umana più classica, cioè il nostro ego, che è un aspetto veramente fondamentale per la nostra sopravvivenza come esseri umani. Non è un qualcosa da uccidere, non è un qualcosa da togliere dal quadro, ma è un qualcosa da raffinare. L'ego è un nostro strumento, come tutti gli aspetti di noi lasciati a loro stessi sembrano non avere molta ragione di esistere perché fanno un po' a casaccio. In realtà più che fare a casaccio funzionano come degli automi, per cui se non riusciamo veramente a comprendere il loro funzionamento, la loro logica, le loro problematiche, li viviamo come un aspetto che funziona di per sé al di là del nostro benessere. Dunque, che cos'ha questo ego? È convinto che il gestire le proprie emozioni con successo significhi riuscire a capire ogni istante di quello che ci accade emotivamente. E questo comporta una sorta di hybris, cioè di prevaricazione del nostro livello umano su quello che è il nostro livello spirituale. Cioè il nostro ego pensa di essere più importante, si erge a comandante di quella che è la nostra parte in realtà molto più potente, ma molto più importante, cioè la parte che di noi esisterà anche oltre la morte, il nostro spirito. E quindi che cosa fa? Continua a ricreare per noi questa illusione che le nostre emozioni devono essere a priori comprese. Cioè mi accade qualcosa nella vita, io devo già sapere quando sento un'emozione, perché sento quell'emozione, devo darle un valore, un giudizio, è buona, è cattiva, è forte, non è forte. Cioè non mi lascio trasportare da quello che è la saggezza data dal flusso, dalla mia capacità di fluire con le emozioni, ma voglio per forza regolare questo tipo di andamento che dovrebbe essere del tutto naturale, quindi dovrebbe essere lasciato non dico al gestirsi in maniera autonoma, ma proprio al lasciarsi manifestare in maniera autonoma. Cosa significa? Significa che quando qualcosa mi capita, la prima parte che mi si attiva è il voler controllare, perché viene come conseguenza. Concependo le nostre emozioni in questo modo, noi cominciamo a pensare che sono qualcosa da tenere a bada le emozioni, un qualcosa che deve essere sempre gestito, regolato. Non è vero, perché quando facciamo così andiamo a forzare la nostra parte mentale a gestire qualcosa che è molto più grande, proprio per natura, di quella che è la capacità mentale, quindi il nostro sistema nervoso, la nostra ragione, la nostra logica. E andiamo a nutrire quella parte di noi che non fa altro che dire a noi stessi
innestando così un circolo vizioso, che non ne sappiamo abbastanza, che non siamo forti abbastanza, che non siamo furbi abbastanza, che non abbiamo mezzi di vita abbastanza. Quindi noi ogni volta, in ogni incarnazione, ci illudiamo di ricominciare da zero, di diventare sempre più esperti delle nostre emozioni, mettendo la nostra anima attraverso una vita e quindi delle situazioni che generano conflitto. Allora noi cercheremo poi di regolare questo conflitto usando il piano mentale e l'ego, cercheremo di costringere l'infinità della nostra grandezza dentro a schemi finiti e non grandi, che sono quelli della mente e dell'ego, e ci illuderemo di avere dominio delle emozioni, quando in realtà quello che stiamo facendo è semplicemente esplorare un po' di più il pozzo delle infinite emozioni che un essere umano può provare nella sua vita, e ci ritroveremo da capo ogni volta. Ho fatto bene, ho fatto male, sono diventato maestro delle mie emozioni, ho compreso effettivamente come posso usare le mie emozioni per andare a creare la forma di vita che desidero o che mi è utile. Quindi quello che vi sta tenendo intrappolati in questo ciclo di incarnazioni continue è proprio questo, l'illusione che le vostre emozioni sono un qualcosa di cui disponete voi, invece che vederle come uno strumento di crescita. Voi lo vedete come uno strumento di vanto, di ego, ok? E invece dovete vederlo come un qualcosa che vi guida, vi aiuta, vi mostra. Dovete fare praticamente il procedimento inverso, invece di guidare dovete farvi guidare. Fino a che non accettate di fare questo, purtroppo continuerete a rigenerare così tanto conflitto dentro ogni singola incarnazione, fino a far diventare questo un debito lungo la linea familiare, un debito che avete verso qualcuno, una problematica non risolta che va a ingrandirsi ogni volta di incarnazione in incarnazione, e questo porterà a continuare ad ingrossare l'ego, che continuerà a dire la prossima volta faremo meglio, la prossima volta capirò meglio, la prossima volta non mi frego su questa cosa, ma la prossima volta prima di tutto non avrete ricordo, ma sarete carichi però della stessa quantità di errori che avete assorbito quando vi siete approcciati a questa tematica, sempre con questa passatemi il termine, prepotenza, questa ibris, ho detto prima, questa tracotanza, questo sopravvalutare il vostro aspetto umano rispetto a quello che è il vero senso della vita, se vogliamo dire, che è lo scorrere, non l'incasellare, intrappolare, comandare. Quindi state andando contro il segreto stesso della vita. È ovvio che a ogni incarnazione il buco del coniglio diventa sempre più profondo e si vede sempre meno la luce dell'uscita. Quindi, ok, in modo molto semplice che cosa si può fare? Confrontarsi internamente. Invece di cercare di aumentare il livello di abilità che si ha esterno, cioè vado a regolare le mie emozioni, faccio 1000 corsi di meditazione, imparo yoga, faccio il maestro mi faccio i corsi di questa materialistica, studio numerologia, ascolto astrologia, mi faccio i gruppi prendetevi 5 minuti al giorno, guardatevi dentro, state con voi stessi e prendete pura ispirazione da quello che è il bacino d'utenza interno di ogni umano, la sua capacità emotiva, che è l'unica capacità che va a integrare, a creare la propria esperienza di vita. E di questo ne parlo tra l'altro nel mio webinar che sto per rilasciare presto, e spero che forse sarà più chiaro per voi che cosa significa avere a che fare con questo tipo di argomento. Io mi auguro di esservi stati d'aiuto, di avervi dato ovviamente delle chiavi di lettura che vi possano cominciare a far vedere le cose in maniera più utile per voi, ricordandovi che questa è comunque una lettura generale, non è che si può veramente andare troppo nel dettaglio o nel singolo caso. Se avete bisogno di una lettura più approfondita, personalizzata, o di lavorare veramente su voi stessi, mi trovate il mio indirizzo mail. Se invece si tratta semplicemente di andare a vedere un pochettino magari un po' più tematiche di quelle che tratto, conoscere meglio il mio lavoro, quindi non solo attraverso le carte ma attraverso proprio il mio percorso di operatore olistico, mi trovate su Instagram, sulla mia pagina, ok? Io vi auguro assolutamente il meglio, tutta la guarigione e tutta la liberazione che magari state desiderando, e noi ci vediamo più avanti. Alla prossima sul mio canale, ciao ciao. E siamo quindi alla seconda lettura. Noi mettiamo la nostra ruba qui, mettiamola qui così si vede. Andiamo a vedere
che cosa vi tiene intrappolati in questo ciclo di reincarnazioni. Qual è? Ok, ce n'è una. Mamma mia, scivola dappertutto. La gira di denari. Parla piuttosto chiaramente. Andiamo a vedere in che modo questa energia, che tipo di gioco genera su di voi per avere questa presa, per farvi veramente rimanere continuamente in questo ciclo di incarnazioni. Si spiegano anche dei dettagli qui. Quindi in finale, qual è l'errore? Qual è l'errore energetico che compie chi? Veramente fare le carte per la vostra variante sta diventando doloroso. Mi sta veramente rendendo la cosa difficile. Infatti. Va bene, partiamo da qui, poi se c'è bisogno di approfondimenti li facciamo, altrimenti penso di aver già inquadrato quello che c'era da sapere. Lo metto un po' più in centro. Dunque, qui abbiamo la classica situazione in cui nelle vostre esperienze di vita avete costruito un modo di percepire voi stessi. Probabilmente ci sono state delle esperienze, magari attraverso tante incarnazioni o attraverso le prime incarnazioni, che vi hanno dato una sorta di imprinting interno. Quindi avete fatto vostra una situazione che era in natura contingente, cioè era supposta rimanere momentanea all'interno di una vita specifica o di alcune vite specifiche, e l'avete preso come fosse un carattere della vostra anima, anzi mi correggo, del vostro spirito. L'avete fatta diventare una caratteristica fissa. È una sorta di scelta quello che avete fatto, una scelta che vorrei andare a sottolineare, pur anche se è una scelta, non avviene mai in maniera così chiara, così diretta. È come fare una deduzione da un fatto che mi accade. È come se facessi un incidente in auto e pensassi di essere un pessimo guidatore, anche se non è stato colpa mia l'incidente. Ed io ogni volta che mi trovo davanti a una macchina comincio subito a urlare, perché l'ultima volta che ho avuto un incidente e ho pensato di non saper guidare, ho collegato la mia salvezza in quell'incidente al fatto che ho urlato di paura. Quindi avete questo atteggiamento acquisito che è stato preso proprio di petto, è stato scelto dal vostro sistema nervoso, non dalla vostra mente, però di fatto è molto forte ed è diventata una parte di voi. Quindi attraverso queste vite importanti per voi, diciamola così, significative, determinanti, avete assunto su di voi il ruolo della matrona, cioè di chi dà la vita agli altri, di chi si preoccupa di mettere gli altri prima di sé, quindi vi preoccupate di essere al servizio degli altri e di essere una sorta di ritorno all'equilibrio universale, cioè quando la vita tratta male gli altri, questi altri, chiunque siano, in qualunque situazione, si possono in qualche modo energeticamente appoggiare a voi e voi sentite questo dovere di prendervene cura. Praticamente siete la madre terra e la vita di queste persone, però potete capire che fino a che vi preoccupate di vivere la vita per gli altri, la vostra va un po' a farsi friggere, no? Non c'è spazio per evoluzione personale, è difficile perché non siamo nemmeno concentrati sul fare le giuste deduzioni una volta che certe esperienze con le altre persone sono concluse. Quindi se questo non avviene, di fatto voi è come se da ogni vita ripartiste sempre dallo stesso posto.
e senza rendervene conto. È questo il brutto, non ve ne rendete conto. Quindi avete presente quei film? Ne hanno fatti più di uno, perché rappresentano un po' l'incubo umano, no? Rivivere sempre la stessa giornata ed essere bloccati nel tempo, senza la capacità di comunicare mai veramente con qualcuno che ci possa credere, senza la possibilità veramente di lasciare il segno a noi stessi o una nota personale da qualche parte, per poi ritornare a correggerci e quindi sbloccarci da questo loop continuo energetico. Sicuramente questo modo di fare vi ha portato molte soddisfazioni, ma è un'illusione di orgoglio di se stessi, è un'illusione di essere utili a se stessi e agli altri, un'illusione di contribuire positivamente all'esistenza in generale, è un'illusione di avere rilevanza nella vita di chiunque, è un'illusione di essere in qualche modo soddisfatti delle proprie esperienze di vita, perché in realtà qui c'è poca autostima e poca autosoddisfazione. E lo notate molto spesso quando la vostra unica vittoria nelle situazioni, anche verbalmente magari vi esprimete così, dite cose o fate cose che poi si riducono a una frase molto semplice. L'importante è aver partecipato, l'importante è aver aiutato qualcuno, l'importante è esserci stato, l'importante è aver avuto modo di essere importante per qualcuno. Ovviamente questo lascia il vostro piatto sempre mezzo vuoto o completamente vuoto, e forse giunti a questo punto non siete su questa lettura a caso, perché cominciate a sentire proprio la stanchezza. Potrebbero esserci anche dei sintomi fisici di questo. Magari vi guardate indietro e notate anche che è effettivamente pure la storia della vostra infanzia, voi che sacrificate per gli altri o per qualcosa, o questa necessità, questo desiderio di far fatica così che poi qualcuno ne giovi, così che poi l'umanità ne giovi. Non è il vostro compito, come quel compito di tutti, è prendersi cura di se stessi. Quando noi ci prendiamo cura di noi stessi, siamo completamente focalizzati sulla nostra essenza interiore, e qualunque sia la cosa che noi siamo naturalmente predisposti a fare, sarà ciò che faremo, e lo faremo bene, lo faremo completamente, lo faremo in maniera effettiva e ne gioveranno tutti. Non ci dobbiamo preoccupare di fare noi la parte del marketing. Energeticamente il marketing funziona da solo, grazie a Dio, almeno lì. Nella vita reale non è così, bisogna metterci tanto impegno. Ma a livello energetico, siccome stiamo parlando di fisica quantistica, quando noi siamo chi siamo e lo facciamo completamente senza vergogna, senza problemi, il resto va da sé. Il resto collima. Quindi qui mi viene detto, c'è una vera guarigione di cuore qui che bisogna fare. Bisogna proprio andare a capire la persona dove ha cominciato a credere che il suo posto, il suo diritto ad esistere, il suo valore è direttamente collegato a ciò che fa per gli altri, e bisogna togliere di mezzo quella credenza. Quindi qui sicuramente vi gioverebbe andare a lavorare su questi aspetti in un percorso individuale. Se poi volete fare meditazione o qualunque altro tipo di pratica, va bene, ci sta, sicuramente tutto fa buon brodo, ma non è lì il problema, quindi andare a lavorarci in quella maniera, hai voglia che cambino le cose. Quindi ve lo dico proprio perché alcuni purtroppo cominciano ad amare anche la loro prigione e a credere che essere d'aiuto e di servizio agli altri, penso che questa sia una tematica che per più di qualcuno qui salta fuori, perché continua a uscirmi dalla bocca in maniera spontanea, sia la cosa più nobile da fare, sia la cosa che veramente è la loro chiamata di vita, sia davvero qualcosa che non possono non fare, mi viene da esprimerlo così. Non è vero, potete veramente fare questo in un altro modo, prima di tutto, in un modo che non sia depauperizzante per voi, o deprimente per voi, o costrittivo per voi. Ripeto, se sapete chi siete e lo fate in maniera genuina, tutto il resto verrà da sé. Ovviamente ci sarà sempre bisogno di metterci un po' di impegno, non viviamo mica, voglio dire, nel mondo delle idee, no? Bisogna sempre rendere in qualche modo anche materiali le cose o velocizzarle nel processo, però voglio dire, se noi dimentichiamo e rifiutiamo di fatto, rinneghiamo l'unico aspetto vero dell'esistenza, cioè prima devo essere, poi devo fare, non andiamo da nessuna parte. E infatti, quando chiedo come ci si può liberare da questo, qual è il primo passo? Lavorare sui propri insuccessi passati. Non è lavorando sugli insuccessi degli altri che cancelleremo i nostri o che andremo a comprendere i nostri.
mi viene suggerita proprio questa immagine della matrigna, più che qui in questa carta lo vedo stranamente proprio dalla prima carta. La matrigna che, tra l'altro mi viene in mente un film che ho visto proprio su questa tematica, caspita, cos'era? Gli ultimi remake su Cenerentola, su cos'era? C'era questa matrigna, forse era Biancaneve, che mostrava la propria storia e alla fine si comprendeva che era diventata una matrigna cattiva, una strega cattiva, perché era stata usata come donna da tutti nella sua vita e aveva dovuto subire l'energia maschile in maniera quasi ridicola, no? E aveva quindi cominciato a desiderare non di liberare le altre donne dagli stessi problemi, ma di in qualche modo riscattare se stessa attraverso una bieca forma di presa di potere, voglio dire, no? Non è che voi state prendendo potere sugli altri o li trattate male, però c'è questa stessa tipologia di tristezza che io percepisco nei due personaggi, cioè il vostro personaggio di vita e questo personaggio fittizio, che mi riporta il fatto che in realtà c'è un grosso potenziale dentro di voi che però rimane dormiente o messo al servizio nella maniera sbagliata, o per le persone che comunque non sanno veramente capire il valore dell'energia che dedicate a loro. Quindi c'è bisogno di andare a guarire il vostro cuore ferito. Guarite il vostro e non preoccupatevi di quello degli altri, ok? Non nel senso diventate degli esseri umani di veramente serie Z. Sto parlando del fare di voi la vostra priorità. Senza di voi nella vostra vita non c'è nessuno, quindi preoccupatevi prima di voi, poi pensate al resto. Poi forse diventerete i prossimi, che ne so, i prossimi Gesù, ok? Però prima preoccupatevi di voi. Quindi questa era la vostra lettura, io spero in questo modo di avervi dato anche modo non solo di riflettere sulla vostra vita, ma proprio di liberarvi da alcune cose che vedo che vi fanno soffrire. E se cercate magari una lettura più approfondita o di fare un percorso personale per andare a lavorare su questo, mi trovate all'indirizzo email. Se invece si tratta di andare a approfondire un pochettino queste altre tematiche, quindi non solo le carte, per quanto riguarda il mio lavoro di operatore olistico, trovate molti spunti sulla mia pagina Instagram. Io intanto vi auguro il meglio, vi auguro tutta la guarigione possibile e tutta la liberazione di cui siete capaci e noi ci vediamo più avanti sul mio canale con le prossime letture. Qui è tutto da Karma Rosso, ciao ciao! Terza runa, quella trasparente, vuota, come la vogliamo chiamare, inesistente, che comunque ha un suo valore. Allora andiamo a vedere nel vostro caso che cosa vi tiene intrappolati a questo ciclo di incarnazioni, o reincarnazioni per non meglio dire. Quale energia? Mostrami quale energia tiene intrappolati in questo ciclo di reincarnazioni le persone che hanno scelto questa variante. Ok, eccoci qui. Oh wow. È un argomento piuttosto complesso questo. In che modo sono intrappolati in questo? Cosa si raccontano? Cosa è successo? Cosa costituisce trappola in questo? Perché proprio questa trappola? Questa variante. Cosa mi sono intrappolata in questo modo? Ok. Proprio semplice e diretto, ok? E cosa ci hanno costruito sopra che mi tiene a questo livello? Non è un gioco facile, sembrava tutto molto semplice e invece c'è il risvolto anche in questa lettura. Quindi, se quello che ho capito bene
è espresso da queste carte, però voglio capire come possono liberare da questo. Non la faccio. Ok, mi è confermato proprio in maniera assoluta. Questa variante probabilmente susciterà forse delle reazioni estreme o magari qualcuno si sentirà offeso, non lo so. Però qui c'è la tematica, credo, anche, cioè ha un risvolto quello che sto per dirvi sull'aspetto emotivo, portando a galla la tematica della dipendenza affettiva o del narcisismo o del relazioni tossiche, tutta quella sfera relazionale romantica che purtroppo non rende felici, no? Dunque, di che cosa stiamo parlando? La vostra tematica è il potere personale. Quindi diciamo che il fraintendimento o l'uso sregolato di questa energia dentro di voi porta la vostra esperienza di vita a costruirsi ogni volta in una maniera tale per cui alla fine della vostra vita, la morte, rigenerate sempre la stessa deduzione, rigenerate sempre lo stesso bisogno di lavorare su certa roba, rigenerate sempre lo stesso punto di partenza quando vi reincarnate. Il problema è che ogni volta che si muore poi si fa una sorta di tabula rasa, cioè quando noi rinasciamo, la nostra mente, per quanto riesca da un punto di vista di sistema nervoso a cogliere la verità del nostro spirito, lo fa comunque in maniera limitata, nasce in altri contesti, fa esperienze diverse, siamo persone diverse, quindi è ovvio che si fa tabula rasa, come dicevo, non si ricorda esattamente cosa è successo alla perfezione delle vite precedenti e quindi è facile in queste condizioni trovarci sempre a partire dallo stesso punto, finire nello stesso punto e creare cicli infiniti. Allora, che cos'ha questo vostro potere personale che diciamo non funziona? È troppo legato, è troppo sul livello del vanto, del avere un riconoscimento che sia anche pubblico. Quindi capite come nell'aspetto romantico chi lega il proprio potere personale al concetto di riconoscimento si sabota in una maniera tale per cui non avrà l'impressione di essere vivo, importante, a meno che non ci sia qualcuno a fare da spettatore alla sua vita e a fargli nutrire l'illusione che la sua vita, attraverso il riconoscimento degli occhi degli altri, abbia importanza. Quindi qui davvero si apre un mondo di dipendenze, come dicevo, affettive. Si apre la possibilità che anche ci sia del narcisismo in voi e che quindi abbiate bisogno di un pubblico o che abbiate bisogno di sentirvi importanti in un'area che per voi conta solo se gli altri vi riconoscono, o che abbiate grossa paura di quello che gli altri dicono, di quello che voi fate o vi piace. Quindi c'è proprio una tematica qui che, siccome è una lettura generale, può andare sono dalla parte dello spettro di chi ha bisogno di riconoscimento e quindi cerca di forzare le cose, oppure sono dalla parte dello spettro di chi supplica il riconoscimento dagli altri e quindi diventa uno zerbino, per esempio, oppure sono pieno di insicurezze, oppure mi nascondo al mondo, oppure ho tanta rabbia verso il mondo, oppure odio tutti quelli che mi ricordano mia madre e mio padre che non mi hanno mai dato attenzioni come avevo bisogno, e via dicendo. Interpretatela pure come volete, però di fatto il vostro senso di potere personale l'avete legato a doppio filo con il senso del riconoscimento esterno. Quindi c'è per voi una sorta di santo graal che di incarnazione in incarnazione andate cercando, ed è il santo graal dell'amore sincero, non dell'amore attraverso il riconoscimento. Un amore che, non potendo ottenere dagli altri, non riuscite a garantire voi stessi e quindi mettete voi stessi ogni volta nella predisposizione a o supplicare o forzare per averlo dagli altri.
E intanto vi rimane questo ideale, questo io voglio l'amore vero, però di fatto non sto facendo nulla per riuscire in qualche maniera a sbloccare le mie energie e a riuscire a percepire almeno che cos'è l'amore vero. Quindi c'è molto lavoro da fare sulla confusione interna, perché qui sento che in realtà c'è stata una mancanza di vero desiderio di andare a migliorarsi su questo aspetto. C'è troppa, come possiamo dire, c'è troppo attaccamento all'illusione che vi dice internamente che meglio prendere quello che si può piuttosto che rischiare di perdere tutto. E quindi la soluzione a questa grande sofferenza che voi continuate a perpetrare per voi stessi, e probabilmente anche per le persone vicine, se siete qualcuno magari che forza le cose, è quello di proprio andare incontro al perdere tutto. Lo potete fare concettualmente, immaginando, visualizzando, ma sicuramente funziona molto bene nel pratico. Cioè quelle certezze che io ho, a cui mi aggrappo o attraverso il controllo o la supplica o il cedere, per esempio, o l'accontentare gli altri, lasciateli andare. Rischiate di perdere tutto. Se serve, perdete tutto. Quando avete perso tutto, in realtà avete perso la vostra illusione di avere potere o di ricevere il vostro potere da qualcuno e comincerete a costruirvi il vero potere personale. Prima ovviamente vi troverete a passare attraverso il concetto di potere in generale come concetto in se stesso. Quindi probabilmente farete un lavoro di guarigione su quello che è il potere che hanno avuto le persone su di voi, i vostri genitori, per dirne una, le vostre relazioni, che dinamiche di potere ci sono state, il potere rispetto a voi stessi nella vostra vita. C'è molto lavoro da fare qui sull'ego perché vi ha proprio fregati fino ad adesso, non perché è cattivo, ma perché l'avete nutrito, perché è la parte più facile da nutrire. Ci vuole veramente molto a affrontare alcune paure nella vita, però se si vuole avere la possibilità di migliorare la condizione bisogna essere disposti a perdere tutto. Lo dico sempre, se andate sul mio Instagram, lo dico continuamente, per fare guarigione bisogna essere disposti, non significa che accadrà, ma essere disposti a perdere tutto. Che poi tra l'altro se sto facendo un percorso di guarigione e perdo tutto, probabilmente perdo quello che non mi serve. Quindi è un guadagno. Ma nel momento in cui sto al di là della soglia, prima di cominciare il percorso, sono convinto che se perdo qualcosa sarà una cosa che mi serviva e quindi l'esperienza della perdita è un'esperienza negativa. Non è vero. Ancora una volta è un'illusione. Siamo tutti come esseri umani soggetti all'illusione perché ci dà un senso di sicurezza in un mondo che continua a cambiare e che ha per matrice basica il cambiamento. Però questa è la vita. Dipende tutto da noi. Vogliamo partecipare o vogliamo in qualche modo illuderci di partecipare? Quindi per quelli di voi che hanno tratto giovamento da questa lettura, io sono contenta. Per gli altri, se non c'è nulla per voi, non vi preoccupate, non è la vostra lettura. Però se avete bisogno di un approfondimento, magari con una lettura personale o per fare proprio un percorso di miglioria personale, mi trovate all'indirizzo mail. Altrimenti trovate spunti di riflessione, trovate spunti per approfondire anche quella che è la mia vera materia, cioè il settore olistico, alla mia pagina Instagram. Io per il resto vi auguro assolutamente piena guarigione, piena miglioria, liberazione se vi interessa da questo ciclo di incarnazioni e noi ci vediamo più avanti sul mio canale con le prossime letture. Qui è tutto dal Karma Rosso. Ciao ciao. Ok, siamo alla nostra quarta variante e quindi andiamo a vedere che cosa come energia sta bloccandovi in questa situazione di continua reincarnazione. Vediamo qui. Ok, subito, perfetto. Ok. Cosa ha generato questo ripetersi di questa energia? Cosa sta veramente tenendo bloccate questo ciclo di incarnazioni? Chi sta guardando questa lettura? Ok.
E in che modo li tiene in scacco? Ok, un chiarimento su come. Allora, vedo che tutte le letture qui sono incentrate intanto su un'energia che ha a che fare con ciò che come persona andiamo a creare nella nostra vita e quindi nelle nostre reincarnazioni. E in particolare c'è la tematica dell'illusione, del fraintendimento di alcuni concetti, ma in particolare poi si traduce tutto in un'illusione, cioè in una idea che noi portiamo avanti incarnazione dopo incarnazione senza prenderci la giusta pausa probabilmente o riflettere nel modo più utile per vedere veramente le cose come stanno e quindi generare questa liberazione. Perché dico questo? Perché vedo che qui c'è una sorta di apice di questo concetto, perché c'è un desiderio molto forte del vostro spirito di ottenere, di riuscire a raggiungere più che altro una forma di stabilità, cioè di vedere soddisfatta una promessa che voi in qualche modo avete fatto a voi stessi, però non si comprende bene le basi su cui poggia questa promessa e probabilmente non si comprende le condizioni entro cui si è manifestata la prima volta, quindi tante incarnazioni fa, questa promessa che avete fatto voi stessi. Il contesto in cui è stato creato è scomparso, sarebbe dovuta scomparire anche questa promessa o almeno adattarsi alle nuove dinamiche di vita in vita, però è diventata una sorta di cristallizzazione, è diventata rigida, una forma che non può essere cambiata a meno che non ci mettate l'attenzione giusta e vi rendete conto che non ha utilità, non ha positività nella vostra vita questa promessa che vi siete fatti. Che promessa era? Era una promessa di riuscire a raggiungere la massima felicità. Potrebbe essere che l'avete già raggiunta questa massima felicità in un'altra vita, o che ci siate quasi arrivati, o che abbiate fatto della vostra missione di vita per un certo periodo in qualche vita l'ottenere questa felicità, però, ripeto, le vicende cambiano, le situazioni anche, come anime dovremmo essere in grado, accettando i suggerimenti del nostro spirito, di cambiare per andare a creare migliorie, quindi non rimanere legate a dei preconcetti. Invece questo fino ad ora non è accaduto. Quindi cos'è accaduto invece? È accaduto che alla ricerca di questa eterna felicità in una forma completa avete incontrato solo motivazioni per non essere felici, per non essere a riposo nell'anima, per essere continuamente in angustia, per essere continuamente in uno stato di stress, in uno stato in cui sentite che c'è una sorta di abbandono dal mondo esterno, uno stato in cui c'è una sorta di tradimento, ecco, dalla vita forse in generale o dalle persone in essa, e quindi c'è questa affannarsi continuo per cercare vita dopo vita e momento dopo momento di arrivare a quella destinazione finale che per voi era la soddisfazione completa nel minor tempo possibile. Magari vi affidate anche di vita in vita, sentendo la pesantezza di questo non riuscire a raggiungere questo obiettivo, magari vi affidate a persone o tecniche o escamotage che in realtà questo sono delle limitazioni, delle illusioni, e vi ritrovate sempre con un problema in più, con una delusione in più, con un peso in più. Quindi mano a mano che l'obiettivo ogni volta si allontana, voi continuate a utilizzare altre strategie per raggiungerlo e create altre infelicità e rafforzate voi stessi nell'idea che volete ancora di più raggiungere questo ideale di perfezione emotiva, di felicità, no? Di completezza.
che si tratti in ambito amoroso, che si tratti in ambito artistico, che si tratti in ambito personale, lavorativo, che poi sono tutti aspetti, quindi se poi andiamo a enfatizzare ancora di più il concetto di felicità, riempimento, perfezione, arriviamo a vedere tutte le cose che nella nostra vita non lo sono, quindi generiamo ancora più conflitto in noi, ancora più insoddisfazione, ancora più illusione poi di poter correggerci, fare meglio e raggiungere questa perfezione. Ma la perfezione in sé è un concetto errato, è un concetto insidioso, e quindi arriviamo a non sentire di aver raggiunto minimamente qualcosa in quella direzione, e quindi poi ci illudiamo magari con obiettivi che ci sembrano portarci alla soddisfazione, ma non hanno la matrice per farlo, di base non ce la fanno. Magari ci innamoriamo di persone superficiali che ci illudono di darci tutta la felicità che desideriamo, magari ci innamoriamo di persone che ci usano, perché i primi 5 minuti ci hanno fatto sentire che in loro avremmo potuto trovare la massima felicità. Illusione su illusione diventiamo veramente la peggior condanna di noi stessi, e queste sono le strategie e le scorciatoie di cui vi parlavo, no? Pensare che se qualcosa puzza vagamente della felicità che desidero, avendo il tempo alle calcagna, mi butterò tra le braccia della prima occasione che mi sembra essere buona per portarmi nella direzione che desidero, e qui creo altri problemi. Quindi questo vi tiene ancorato a un ciclo continuo di incarnazioni. Quindi andiamo a vedere come ci possiamo liberare di questo, anche se la mera esposizione della realtà dovrebbe già avervi aiutato a capire dove si va a lavorare qui. Però vogliamo la prova del 9 qui. Da dove partire per andare a liberarsi da questo ciclo per le persone che stanno guardando questa variante? Allora, prima di tutto sicuramente c'è il smettere di credere che ci sia un evento esterno che potrà darci la risoluzione alle nostre insoddisfazioni emotive. È il momento di smettere di aspettare che ci sia un'occasione migliore, è il momento di smettere che la prossima vita ci darà occasioni migliori, che ribaltando continuamente le carte nel mazzo uscirà una mano che ci piace, che ci rende la strada più facile, e quindi abbandonare per sempre l'idea che forse questa felicità sia in primis veramente mai raggiungibile prima o poi. Forse è il caso di fermarsi un attimo e dire: forse questa felicità non è raggiungibile, forse non è raggiungibile nella forma che mi immagino, forse non è stabile. Si parla di andare invece a lavorare di più sul creare una familiarità, un ambiente all'interno della nostra vita in cui sentiamo di far parte di un gruppo a cui ci possiamo affidare. Quindi non importa tanto la forma di questa sensazione, non importa il quanto ci vuole raggiungerla, non importa se viene dalla nostra famiglia o da qualcuno su cui abbiamo prefissato le nostre illusioni, ma importa sentire in ogni interazione umana, quanto più possibile, la pienezza della felicità di avere connessione con le persone, perché quello è il vero soddisfacimento totale. La vita non è fatta di grossi obiettivi, è fatta di 1000 sapori che ci danno tutti insieme la sensazione di: so quello che sto facendo nella mia vita, so di essere unito alle persone che per me contano, so di poter sperimentare la massima gioia che può durare 5 secondi, perché per sua natura la vita non mi darà grossi obiettivi che saranno magari per forza sempre una soddisfazione continua fino alla fine dei tempi. Anche una grande relazione, per esempio, con la persona della mia vita avrà dei momenti di alti e bassi, avrà delle giornate no, avrà dei momenti in cui penso: ma che ci sto a fare con questa persona? Perché la vita per sua natura è fatta di movimento. E quindi non c'è stabilità, non c'è perfezione nella felicità. Questa è un'illusione, la perfezione nella felicità. La felicità stessa è un'illusione. C'è contentezza, c'è connessione emotiva, c'è la gioia di stare vicino a qualcuno per 5 minuti, per 10 minuti, per 30 anni, però dobbiamo cogliere gli obiettivi per quello che sono, non farne dei mostri sacri da mantenere intatti per tutta la vita, perché non è realistico. E infatti si dice proprio, c'è la stessa carta, abbandonare l'idea che possa esistere una forma stabile, immutabile, perenne di stato di gioia o felicità.
perché altrimenti cominciamo a collegare questi stati di gioia e di felicità alle cose, agli obiettivi, alle situazioni. Devono essere slegati, la felicità viene dal dentro e la possiamo percepire ogni volta che creiamo contatto con qualcuno in forma completa, sia per 3 secondi sia per una vita. Ogni volta che possiamo sentirci soddisfatti di quello che abbiamo fatto, sia per un passaggio sia per il lavoro di una vita. Questo è il tipo di schema che può portare a uno sbloccarsi non solo della questione incarnazione che siamo qui a guardare, quindi sulla lunga durata, ma proprio a darvi una chiave di lettura che vi faccia vivere una vita piacevole, soddisfacente. E lì vi riscoprirete nella dimensione che desideravate dall'inizio, cioè voglio essere completamente soddisfatto. Quindi c'è da lavorare su questo concetto. Ora, questa è una lettura generale, ci sarà bisogno forse di fare un percorso personale o una lettura più approfondita, e questo si può fare scrivendomi alla mia mail personale, oppure potete trarre anche degli spunti di ispirazione maggiore andando a vedere su Instagram il mio profilo, dove trovate sicuramente degli spunti anche riguardo quello che è il mio lavoro come operatore olistico, non solo con la divinazione, e magari questo vi aiuta. Intanto sono felice di avervi aiutato, spero di averlo fatto, vi auguro tantissima guarigione e tutta la liberazione del caso, e noi ci vediamo più avanti sul mio canale con le prossime letture. Qui è tutto da Karma Rosso. Ciao ciao!